Buongiorno a tutti, oggi voglio provare e testare insieme a voi le potenzialità di ChatGPT. Probabilmente già tutti conoscete o almeno avete sentito parlare di questo fantastico strumento di intelligenza artificiale con il quale possiamo chattare, conversare in modalità abbastanza nativa, nativa come se stessimo parlando a una persona. Lo strumento è veramente potente. Oggi proviamo a programmare, a far scrivere un programma in stile RPG a questo a GPT. Vediamo se è capace. Quindi utilizzerò l'inglese perché questo video poi lo diffonderò anche in lingua inglese, cioè metterò i sottotitoli, però posso anche scrivere in italiano. Andiamo a fare qualche esempio. Mi presento, inizio col presentarmi e andremo a chiedere al ChatGPT di scrivere un piccolo programma in inglese. Andiamo quindi a chiedergli di scrivere un piccolo programma che mi legga la mia tabella cliente e me la stampi, me la listi, insomma. Ecco quindi ChatGPT che sta scrivendo per me un programma in RPG che lista una tabella di clienti. Naturalmente non gli ho detto come è fatta la mia tabella di clienti, lui la sta costruendo secondo quello che è uno standard. Non è al 100% corretto, però vediamo che sta già scrivendo. Allora, innanzitutto un codice RPG fixed che non mi piace, o sta utilizzando l'IO nativo, quindi il read, eccetera, che a me non piacciono, e quindi gli chiederemo di cambiarlo. Però diciamo che ha iniziato a scrivere qualcosa di interessante. Quindi andiamo a chiedergli di passare al free, vediamo se è in grado. Dici di sì, vediamo cosa scrive. Bene, ma non benissimo, direi perché stanno ancora utilizzando le specifiche a tracciato fisso, almeno per quanto riguarda le specifiche HFD. Anche per le C non è cambiato niente, quindi sono sicuro, perché l'ho già testato prima, che può scrivere anche del full free, veramente full free, ma probabilmente non ci stiamo capendo. Poi riproviamoci, quindi lasciamolo finire e rifacciamo la domanda corretta. Proviamo a richiederglielo e vediamo cosa dice. Quindi gli chiedo, dico che non ci capiamo, se non si offende magari mi scrive qualcosa di buono. Vediamo. Fa le sue scuse e vediamo cosa scrive. Non ci capiamo. Vabbè. Almeno le specifiche D le ha sostituite con delle s- specifiche free. Anche le specifiche C sono diventate delle specifiche sì, free, ma sta ancora usando lo io nativo, eccetera. Proviamo a chiedergli anche di utilizzare l'SQL. Quindi proviamo a dirgli di utilizzare le specifiche SQL embedded, ma già che ci siamo, gli diciamo anche di sostituire le specifiche F con le DCLF, diciamo quella del full free. Vediamo quanto è intelligente sto aggeggio. Sulle specifiche F, va bene, dai. Ha lasciato la stampa in formato vecchio, ma almeno la definizione della tabella custom l'ha fatta giusta. Sto usando SQL, quindi direi che veramente è potente come strumento. Sta scrivendo RPG, lo sta scrivendo come faccio io, come
gli ho detto di farlo in una sintassi che è anche abbastanza corretta. Poi proviamo magari a copiare ed incollare questo programma su Rational RTI e vedere se è compilabile, no? Magari c'è qualche errore di sintassi, sicuramente. Non è un programmatore, però, da quello che conosce delle regole dell'RPG, eccetera, aspetto ha fatto un lavoro assolutamente eccezionale. Quindi vediamo quanto è forte questo strumento. Quello che ne è uscito è un programma abbastanza buono, ci sono alcune cosette che non van bene, vabbè, a parte la spaziatura in questa sintassi F, utilizza questi AND exec per chiudere gli SQL che non sono corretti, almeno in RPG, quindi proviamo a dirglielo, vediamo cosa dice. Ah, ok, dice che ho ragione. Vediamo se me la toglie, quindi se riscrive il programma senza questa cosa qui che andava abbastanza bene, insomma, non serve neanche quella di CLF, quella specifica F, se poi utilizziamo l'SQL embedded, però non facciamo i pignoli, diciamo che è un sistema che deve imparare, sta imparando in modo assolutamente molto veloce, preoccupante forse, oppure eh, potrebbe risolvere il problema del fatto che non si trovano programmatori RPG e COBOL. Ci pensa lui. Non so quando arriveremo, ma questa tecnologia sta andando. Consideriamo anche che stiamo usando il motore 3.5 di ChatGPT e non il motore 4 che uscirà tra qualche mese, che sarà nettamente più potente come motore per l'intelligenza artificiale, proprio come algoritmo, proprio come sistema di calcolo, del tutto non come CPU, proprio come tecnologia. Allora, vediamo cosa ha riscritto, ma ha tolto qualche indexet, sì, per finta, insomma, ma non ha corretto correttamente il tutto, però diciamo che è già buono, no? Quindi abbiamo visto che programmare sa programmare, o almeno sa scrivere qualcosa di abbastanza decente, ha bisogno ancora di imparare, però sta facendo tanto per non essere noiosi, proviamo a chiedergli qualcos'altro, quindi, anzi, proviamo a passare all'italiano e gli chiediamo come si fa una pasta alla carbonara. Magari. Anzi, chiediamogli in inglese, così rimane il testo in inglese. Quindi proviamo a chiedergli come si fa una pasta alla carbonara, visto che ci pensa lui a scrivermi i programmi. Quindi gli scrivo, ok, visto che ci pensi tu a fare i programmi, dimmi come si fa una pasta alla carbonara, e mi dice, ok, spaghetti, 4 uova, un po' di parmigiano, un po' di bacon, va bene. Non so cosa sia quella heavy cream, ma speriamo che non ti mettano una pasta, una panna nella carbonara. Il sale e il pepe va benissimo. E poi le spiegazioni per farlo. Quindi diciamo che anche questa forse è migliorabile su alcune cose, forse è americanizzata da alcune parti, però diciamo che è assolutamente un bel aiuto anche in cucina. Quindi quando non sapete cosa preparare, chiedetelo a ChatGPT che vi può aiutare. Ok, era solo un gioco, un test per capire come funziona ChatGPT e quello che può fare, quello che potrà fare. Come dicevo prima, stiamo lavorando con la versione 3.5 di ChatGPT, ancora quella free, è uscito da pochi mesi, fra poco sarà a pagamento, avrà tutte, ce l'ha già un sacco di API, avrà tutte le API per collegarsi e attivare dei servizi su un sistema di questo tipo. Veramente forte. Adesso che ci porti via il lavoro come programmatore, forse no, che ci dia un grande aiuto, assolutamente sì, almeno su tutti quei lavori che sono ripetitivi e che può fare lui invece che perdere tempo noi. Quindi io lo vedo
come una possibilità assolutamente interessante. Spero che vi sia piaciuto questo utilizzo di ChatGPT nella programmazione. Mi è piaciuto. Se vogliamo fare un altro test, potremmo chiedergli di riscrivermi quel programma in Node.js. Vediamo, proviamo. E proviamo a fargli la domanda, a vedere se conosce anche il Node.js. Certo che lo conosce, se non lo conosco io. E vediamo se mi riscrive qualcosa di interessante. Guarda, partendo dal fatto che il mio programma girava su RPG, su ASR, su IBM AI, lui sta utilizzando Node.js con l'interfaccia DP2 e sta collegandomi al mio sistema. Quindi non solo mi sta scrivendo il mio codice in Node.js in un modo abbastanza semplice, ma mi ha aiutato anche a farlo considerando di essere su questo tipo di strumento. Ritorno a dire che è fantastico, ragazzi. Ci farà sicuramente delle cose, usciranno delle cose veramente interessanti su questo strumento. Quindi se volete provarlo, se volete testarlo, andate su chat.openai.com o cercate ChatGPT su Google che fate prima, registratevi, collegatevi, lo troverete spesso pieno, adesso stanno ampliando i server, ma se riuscite, è fantastico. Spero che vi sia piaciuta questa piccola demo di ChatGPT e programmare RPG con Node.js. Ma anche fare il carbonara, perché no? Quindi è fantastico. Ciao a tutti, buona serata.